Il filmato che state per vedere è il racconto dell'avventura vissuta da un gruppo di amici, accomunati dalla medesima passione per la pesca e con la stessa filosofia. Un team affiatato e determinato a trovare spot, occasioni e opportunità da sfruttare con differenti tecniche di pesca, in cerca del siluro e di grandi emozioni, senza inseguire alcun primato. Giuseppe, Pino, calmo e saggio, è il più esperto del gruppo per quanto riguarda la pesca in kayak. Gabriele, tough, il più spericolato, si fa carico di tutte le azioni più strane e pericolose. Federico, savage, alla sua prima esperienza in kayak, è colui che conosce meglio la zona grazie alle sue precedenti avventure di pesca in terra francese. Mirko, Picci, l'organizzatore e capogruppo dell'avventura. Da lui è nata l'idea, ha scelto i componenti della spedizione. Mirko e Gabriele sono partiti da Modena e stanno raggiungendo il campeggio Pont Avignon. Giuseppe e Federico sono già arrivati e li stanno già aspettando. Questo sarà il campo base da cui partiranno tutte le spedizioni. Il team è molto carico, ma dopo soltanto un'ora dall'arrivo si presenta il primo inconveniente. Siamo finalmente arrivati su Rodano, ad Avignone, siamo in Francia, dopo un viaggio in cui non sono mancati gli imprevisti, anche se l'imprevisto, quello più grosso, l'abbiamo avuto proprio qui, ad Avignone. Infatti poco dopo aver messo le nostre esche in nassa sul fiume, dopo un'oretta in cui siamo tornati a ricontrollarle, ci siamo accorti che la nassa si era stata sottratta e con essa tutti i pesci esca. Quindi domani, che sarà il nostro primo giorno di pesca, vedremo come affrontarlo, vediamo se riusciremo a fare delle esche o se ci dedicheremo ad altre tecniche che non prevedono l'utilizzo del vivo. Però per adesso il benvenuto che ci ha dato la Francia è stato questo. Il kayak è sinonimo di libertà. Puoi trasportarlo e sistemarlo agilmente in acqua, puoi raggiungere qualsiasi spot ed è perfino salutare perché fai attività fisica. Ci sono però anche degli ostacoli, ovvero i propri limiti fisici e mentali, che possono essere superati con gradualità e buonsenso. Ogni buon risultato è sempre frutto dei propri sforzi e in caso di cattura, emozioni e sensazioni sono amplificate dalla leggerezza e semplicità del mezzo utilizzato. Il primo spot di pesca è nel ramo sinistro del Rodano ad Avignone, proprio di fronte al campeggio. I kayak per la pesca al siluro generalmente vengono attrezzati con ecoscandaglio, portacanne e altri accessori vari. La propulsione può essere a remi o a pedali, come il kayak di Mirko, ed in questo caso si hanno le mani libere. Mirko è pronto e decide di iniziare con la tecnica della pesca a dinamica con l'utilizzo del clonk.
Tutti i componenti del team sono dei siluristi che si sono avvicinati alla pesca in kayak ed il Rodano è il fiume perfetto per praticarla. Giuseppe riesce ad effettuare la cattura di un bel lucioperca. Si pesca bene solo al mattino, al pomeriggio si alza il vento e ciò complica le cose. Inoltre le bettoline che transitano sul fiume alzano ulteriori onde che disturbano l'azione di pesca. Siete pronti per un po' di rock and roll? Secondo giorno. La sessione inizia nello stesso ramo del Rodano, ma un po' più a monte. Un tratto suggestivo, ricco di vegetazione sottosponda e con profondità importanti. Gabriele ha finalmente la sua prima cattura, pescando a morto manovrato. Sono molteplici le difficoltà a cui va incontro chi decide di affrontare un grande fiume come il Rodano. Navi da crociera e da trasporto merci, oltre a piccole e grandi imbarcazioni da diporto che disturbano l'azione di pesca alzando le onde. Il vento che puntualmente si alza nel primo pomeriggio, l'individuazione degli spot di pesca in spazi così ampi. Le distanze da coprire. Con il kayak gli spostamenti sono limitati alle proprie forze e in un fiume così grande e dispersivo è necessario effettuare anche spostamenti notevoli. La gestione delle fasi di combattimento dal kayak, specie in presenza di onde o di altre imbarcazioni. Siamo giunti al termine del secondo giorno di pesca qui in Rodano. Siamo poco più a valle di Avignone. Ieri, come vi ho detto, abbiamo fatto la parte centrale, proprio dietro al nostro campeggio. Oggi siamo più a monte, verso una diga che è qua alle nostre spalle. È il primo pomeriggio, abbiamo pescato tutta la mattina. Siamo riusciti a prendere finalmente il primo siluro, l'ha preso Gabriele pescando a Mort Magnier con della gomma, proprio sotto la sponda opposta che vedete alle mie spalle. Non siamo ancora riusciti, tuttavia, a capire come catturare i siluri più grandi. Ne abbiamo visti, non tantissimi a essere sinceri, ma non abbiamo ancora trovato il metodo giusto, nonostante abbiamo provato a dinamica, a verticale, con il vivo, calamari, lombrichi, di tutto, ma ancora non siamo riusciti a trovare la soluzione. Adesso andiamo a cercare di fare del vivo e anche in ottica di fare un'eventuale breccata serale, e andiamo a cercare altri posti dove poter pescare dal kayak durante la giornata di domani e nei prossimi giorni. Terzo giorno. Terzo giorno di pesca. Dopo una serata passata a tentare di fare esche nel Rodano di fronte al nostro campeggio, in cui incredibilmente abbiamo sì fatto esche, non tante a dire la verità, però oltre a un barbo abbiamo preso con tutto il nostro stupore un'anguilla e ne abbiamo viste molte altre, perché in realtà sotto sponda in pochissima acqua ne giravano veramente tante,
e magari potremo attrezzarci per le prossime serate per riuscirla a prendere. Oggi andiamo all'avventura e proviamo ad andare verso sud, a valle, a tentare la pesca nel piccolo rodano, e oltre alla pesca dal kayak proveremo anche a breakline, vediamo cosa ci salta fuori. E abbiamo 5 esche, in realtà non tantissime, proviamo a gestirle. 6. Proviamo a farle anche là, comunque a feeder non pensiamo sia cosa impossibile. E quindi oggi ci siamo svegliati anche tardi, sono le 9:30 di mattina. E quindi oggi proveremo a fare questo cambio di programma per vedere di riuscire a svoltare la pescata, perché per adesso abbiamo preso 6 specie di pesci, ma nessuno ancora di taglia, cioè non quello che stiamo cercando noi. Il primo siluro del rodano è stato preso, adesso vediamo di incrementare la taglia e prendere qualcosa di più consistente. E oggi è martedì, vediamo come andrà, vediamo al prossimo aggiornamento. Visto i risultati scarsi dei primi giorni, il team ha deciso di giocarsi la tecnica della breakline da riva, nella speranza di avere catture in notturna. Partenza nel mattino per raggiungere il piccolo rodano. Non resta che aspettare la sera e riporre nella breakline ogni speranza. Al tramonto, i ragazzi posizionano le esche. Se applicata con i giusti criteri e negli spot giusti, la breakline è fra le tecniche più efficaci. Prende il nome dallo spezzone di nylon, la breakline appunto, che collega il terminale a un ramo o ad un ostacolo della sponda. Lo spezzone si romperà, in gergo sbreccherà, in seguito all'attacco del pesce, permettendo al pescatore di proseguire con il combattimento. Ma ancora una volta un imprevisto. Siamo a mezzanotte passata, siamo scappati a un temporale pazzesco che non era previsto ma si è abbattuto nella zona in cui eravamo, che eravamo nel piccolo rodano. Giornata molto impegnativa in quanto questa mattina le sponde sono completamente ricoperte da vegetazione, ci sono pochissimi accessi. Ho pescato a clonchio tutto il pomeriggio praticamente, ho trovato i pesci, ne ho trovati tanti, anche attivi. Inizialmente pescavo con il Kakitos assieme a calamari e lombrichi, ma ho visto che non era gradito. Come ho cambiato passando alla montura dinamica normale con le stesse esche, ho visto un sacco di attacchi, ma non sono riuscito a prendere neanche uno, di cui uno molto grosso. Ho poi terminato tutti quel poco di calamaro e di lombrichi che mi ero portato dietro, quindi non sono riuscito a effettuare catture a dinamica, e mi sono unito agli altri ragazzi che nel mentre stavano pescando esche a feeder. Abbiamo poi tra l'altro scoperto che le anguille che siamo riusciti a prendere ieri e anche oggi non si possono utilizzare come esca, quindi non abbiamo potuto utilizzarle. Fortunatamente siamo riusciti a prendere dei cefali, siamo riusciti a prendere delle brem, dei carassi. Il rodano è ricchissimo di pesce. Abbiamo posizionato le canne da breakline e a sasso. Ho fatto in tempo a fare giusto degli spiedini di carne alla griglia, che in lontananza abbiamo visto arrivare dei fulmini minacciosi, molto ampi. Quindi dopo una breve consultazione abbiamo deciso di smontare tutto, effettuare la traversata di un piccolo tratto di rodano al buio, prima che si abbattesse il temporale sopra di noi. Quarto giorno. Gruppo molto demotivato questa mattina. È stata una delle più difficili della vita, devo dire, cioè, dei più sbattimenti mai provati, devo dire. Cioè, lì solo l'Incredibile Hulk o noi potevamo sfangare una roba così. Una mattinata lunghissima. Dopo una notte movimentata come quella appena trascorsa, i ragazzi, stanchi e moralmente abbattuti, decidono di visitare la città di Avignone.
Ricca di storia e di monumenti, è considerata la capitale della Provenza. Con la sua cinta muraria riverbera i fasti del passato di città d'arte e cultura, quando fu per quasi un secolo sede papale, fino allo scisma del 1377. Quinto giorno. 4 giornate di pesca e una notturna terminata con la fuga hanno amplificato la stanchezza e le delusioni. I siluri si sono fatti vedere solo sull'ecoscandaglio. Partenza nel mattino per raggiungere il Piccolo Rodano. Il gruppo decide di ripetere la tecnica della break line nel Piccolo Rodano, cambiando spot rispetto alla notturna precedente. Piccoli siluri pescati a feeder nel pomeriggio lasciano presagire che la notte potrebbe risultare positiva. Con il sole ormai tramontato, la canna di Giuseppe sbrecca. Inizia il combattimento. Fra i ragazzi c'è affiatamento e il lavoro di squadra viene naturale. Gli imprevisti, una costante di questa avventura, non sono finiti. Il filo infatti si impiglia in un albero in acqua. Per non rischiare di perdere la cattura e lasciare intrappolato il siluro, Gabriele esce in piena oscurità col kayak per risolvere il problema e permettere la ripresa del combattimento. Giuseppe riesce a riprendere il combattimento, che termina con il glowing di Federico. Episodi come questo dimostrano come la cattura sia frutto del lavoro di tutto il gruppo e mai del singolo. È quindi fondamentale la scelta dei compagni di avventura. Ognuno sente propria questa cattura. È arrivata dopo giornate difficili, in cui è risultato fondamentale non avere mai perso la fiducia e non essersi mai abbattuti di fronte a tanti imprevisti e risultati negativi. Con le foto alle prime luci dell'alba, il siluro così tanto atteso può finalmente riprendere la libertà. Sesto giorno. Rientrati vittoriosi in mattinata dalla notturna sul Piccolo Rodano, il gruppo decide di fare un ultimo tentativo al pomeriggio nel ramo destro del Rodano ad Avignone. Perché abbiamo scelto di pescare dal kayak? Perché il kayak ci offre una libertà non indifferente. Ci offre la libertà di vivere meglio i nostri spot, qualunque spot può essere affrontato col kayak, ovviamente con le dovute precauzioni. Il kayak ci offre la libertà di mettere in acqua da punti veramente dai più svariati punti del fiume il nostro mezzo. Per cui abbiamo scelto il kayak proprio per riuscire a sondare acque molto diverse tra loro, utilizzando il mezzo più versatile in assoluto che avevamo a disposizione. Settimo e ultimo giorno. Il mattino è il momento di caricare sulle auto i kayak, dare un ultimo sguardo al Rodano, salutarsi e ritornare in Italia. La pesca ti unisce con l'intero mondo vivente. Ti dà l'opportunità di essere totalmente immerso, di concentrarti su te stesso, quasi una forma di meditazione. Siamo pescatori e questa è la nostra passione.
Abbiamo fortemente voluto questa avventura. Volevamo pescare all'estero in un grande fiume. Abbiamo inseguito e cacciato il grande baffo. Volevamo farlo sentendo sulla nostra pelle tutti i nostri limiti umani. Volevamo farlo da un kayak.